Ragazzi, buongiorno, ben ritrovati dalla Repubblica Dominicana. Esattamente ci troviamo al Viva Resort di Bahia Ibe Dominicus. Avendo fatto qualche ricerca ci siamo resi conto che questo è il miglior villaggio per noi italiani. Amante dei resort grandi, lussuosi, dispersivi, all inclusive, non lo sono mai stato. Però devo essere onesto, è un vero piacere rilassarsi sotto le palme lungo 1 chilometro di spiaggia con un mare che parla da sé. All'interno del resort, in modo ben dislocato e sempre ben curato, c'è veramente di tutto. Mentre soggiornavo mi sono reso conto che sarebbe stato troppo difficile raccontarlo brevemente. Così, per chi vuole, ho prodotto un walking tour molto dettagliato. Tuttavia, sostaremo qui soltanto per 4 giorni, tempo di visitare i luoghi di maggiore interesse qui intorno e poi ci sposteremo più a nord per rendere il viaggio un po' più itinerante. Visto che ne ho sentite un po' di tutti i colori, apro una parentesi per chiarire alcuni punti. La Repubblica Dominicana si trova nei Caraibi ed è una nazione, proprio come Italia, Brasile, Cile, quelle che volete. Mentre Santo Domingo è la sua capitale, quindi non è proprio corretto quando si dice che si è stati in vacanza a Santo Domingo. La lingua madre è lo spagnolo e la moneta di questo paese è il peso dominicano. Attualmente il cambio è di 1 a 65, quindi per ottenere ben 65 pesos ci vuole €1. Ora passiamo alla geografia. L'aeroporto dove siamo scesi noi è Las Americas e si trova a sud-est della Repubblica Dominicana, distante 1 ora da Bahia Ibe, dove ci troviamo adesso. Come dicevo, i primi giorni rimarremo nel sud-est per visitare la zona. Finiti questi 4 giorni lasceremo il resort per visitare velocemente la capitale e ci sposteremo nel nord-est. Primo stop della giornata, le piscine naturali. Tempo di stare l'ancora da questo posto meraviglioso, ripartiamo ancora più caldi e carichi per concludere la giornata ad Isla Saona! Buenos dias! Dove stiamo andando? Buenos dias! Oggi stiamo andando a visitare il caratteristico villaggio di pescatori, quello di Boca de Yuma, e visto che ho studiato ne dico anche un'altra. Un tempo ex luogo per le partenze spedizioni pirate nelle 2 Americhe. Mazza, sei studiato! Ma tu pensi che uno studia così tanto per? Andiamo, va, andiamo! Questo che oggi è semplicemente un villaggio di pescatori con caratteristiche casine colorate, riesce ancora a farti immergere con la mente a quello che poteva essere l'ambiente di un tempo, con ancora i cannoni originali a proteggere la costa e il fiume che si insedia nella stessa costa, il quale era sfruttato per nascondere le imbarcazioni. Da film. Presente il nostro amico che ci sta guidando nella meravigliosa Santo Domingo. È la prima città di America. È bravissimo, parla benissimo italiano e ci fa vedere la città. Julio, raccontacela tu! Come suggerisce il nostro caro amico Julio, l'affascinante importanza di Santo Domingo nasce quando nel 1492 Cristoforo Colombo decise di percorrere l'oceano senza aver chiaro dove potesse arrivare. Ed arrivò proprio in questa terra dove cominciarono le prime colonie del Nuovo Mondo. A tal proposito ammiriamo tratti architettonici delle classiche colonie ispaniche. Questa muraglia sono del 1500. Ok. C'è una protezione alla città di America, capito? Perché qua arrivavano molta gente a trovare oro, perché qua c'è molto oro in Santo Domingo. Questa corsa all'oro di cui parla Julio va ad incidere nel tempo e nell'architettura questa città,
con cannoni ed opere monumentali a difesa della città e con monumenti dedicati ai patrioti che l'hanno difesa. C'è la pobrezza. Però c'è pure la ricchezza. La ricchezza sono sono un gruppetto di gente. Non tanti. Ecco. Ricchi. Ecco, ricchi. C'è ma povero che ricchi. E come al solito, con un po' di nostalgia, Julio ci ricorda che purtroppo la ricchezza viene sempre divisa fra i pochi e meno giusti. Siamo arrivati al giro di boa del nostro tour, 180 km, sempre dritto sull'autostrada del nord-est, per continuare l'avventura inaugurando con il primo hotel mozzafiato nella zona di Samanà. Sabana del Mar col battello, adesso ci stanno portando col mototaxi a prendere il kayak. Siamo nella zona di Keni Ondo, stiamo navigando questo fiume con il nostro kayak per entrare nel parco nazionale di Los Aetices, famoso per le mangrovie, gli isolotti e le grotte con graffiti rupestri. Piccolo inconveniente, mi hanno lasciato solo in mezzo alle mangrovie, ecco. Qualora visitaste questo parco nazionale, fatelo con una lancia a motore. Ho pagagliato per ben 2 ore, forse 2 ore e mezza. Per un momento mi sono sentito ostaggio di questo posto. Non fatela mai, a meno che non fate canottaggio, mai. Se ieri con il giro in canoa non mi ha detto poi troppo bene, oggi sono in un posto pazzesco, mi trovo in un ecohotel nella foresta pluviale di Samanà e sto per coronare il sogno di ogni bambino, dormire in una casina sull'albero. Eccola qui, totalmente priva di finestre, soltanto tende, eccola qui. Le emozioni da vivere in questo posto sono davvero molteplici e spesso inaspettate. Ed ora ve ne regalo un paio. La prima è questa pioggia torrenziale, che non tarda a regalarci uno dei panorami più belli che si possa desiderare. Sì, vogliono sperimentare la zipline oggi se funziona bene. Oh, non è pericoloso, eh? No, el casco tiene un paracaídas de emergencia. Ah, per il casco non me faccio male io. Yeah. Italiano. Oh, ma qua non cazzo mi aggancio io. Guarda qui. Di chi è questo? Ya va a cobrar la herencia. Ma che faccio? Vado? Yeah. Just one more question. If you die, she got the money? Frank, tu giochi? Che faccio? Vado così? Vado così allora? Ok. Ready? No, che ridi? Vado! Vámonos. Vamos. Andando via, pensavamo di aver toccato l'apice del nostro viaggio. Ci basta fare pochi chilometri per alzare ancora l'asticella e conoscere il vero spirito domenicano. E questo sarà ciò che ricorderemo per il resto della nostra vita, perché va sempre ricordato che la bellezza di un posto è nell'anima di chi lo vive. Ma qual è buona?
Oh, ce l'avevo! Vai, vai, vai.